Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Curiosità e sorpresa di uno psicologo nel lager alle prese col mostruoso narcisismo sociopatico dei capi nazi. Cosa può salvarti quando tutto sembra crollare intorno a te? Quando magari sei vittima di abusi psicologici e magari non solo, e non hai la forza per reagire, magari per scappare da una situazione che ti potrà creare anche gravi danni alla salute e ti sembra che veramente tutto crolli intorno a te. Magari ti trovi in una situazione familiare difficile con figli piccoli da accudire, oppure una instabilità materiale che ti portano a rimanere all'interno di una relazione che non farà altro però che aggravare la tua situazione psicofisica a causa degli abusi psicologici di un manipolatore maligno che ti vessa e ti maltratta e che poi potrà ripercuotersi anche sui figli. Quindi sarebbe sempre bene liberarsi, trovare il modo di scappare da una situazione che ti crea una sofferenza psicologica, quando non anche fisica. Dall'esperienza di molti tra coloro che sono sopravvissuti alla tragedia dei lager abbiamo molto da imparare, guardando anche alla forza d'animo che li ha animati. E se vivi situazioni difficili, come il caso che ho appena riportato, quindi vivi situazioni difficili, puoi trarre certamente molti insegnamenti dai grandi sopravvissuti della storia. Io amo moltissimo un grande scrittore del Novecento che è Primo Levi, di cui ho letto quasi tutto perché oltre ad essere un grande scrittore di grande levatura e grande stile, l'esperienza di vita che riporta è eccezionale nei suoi vissuti e di grande insegnamento. Viktor Frankl è un altro grande protagonista del pensiero del Novecento, uno psichiatra e neurologo e filosofo austriaco, famoso soprattutto per essere stato uno dei fautori della logoterapia. Frankl fu prigioniero nei campi di concentramento nazisti e perse la moglie e molti familiari. Pensate quindi al dramma interiore oltre alle atrocità che ha vissuto nei lager. Qual è uno stato d'animo che ci può salvare e che ti può salvare quando tutto intorno a te ha il sapore e l'odore del crollo e delle macerie? Ce lo dice proprio Frankl, che scrive: sopravvenne poi un altro sentimento, la curiosità. Conosco questo stato d'animo per averlo sperimentato come reazione fondamentale a certe condizioni difficili anche in altre circostanze. Sempre quando mi sono trovato in pericolo di vita, cadendo per esempio durante una scalata, negli attimi o più probabilmente nelle frazioni di secondo in cui si svolgeva tutto, provavo una sola sensazione: curiosità. Curiosità di sapere se me la sarei cavata o no, se ne avessi ricavato una frattura cranica o altre ossa rotte, e così via. Anche ad Auschwitz prevaleva questa atmosfera di quasi oggettivazione del mondo e di distacco dagli uomini, di fredda curiosità. Era lo stato d'animo di chi sta a vedere e attende, la disposizione nella quale la psiche cerca di ritirarsi per trovare la salvezza. In siffatti momenti eravamo curiosi per ciò che sarebbe accaduto in seguito, per le conseguenze, come sarebbe finita con quell'appello nel cortile, al quale dovemmo presentarci nudi come vermi e ancora nudi dopo la doccia, con il freddo del tardo autunno. Nei giorni seguenti la curiosità cedette alla sorpresa. La sorpresa di constatare, per esempio, che nessuno si era raffreddato. I nuovi venuti ebbero del resto molte piccole sorprese. Chi di loro era medico imparò innanzitutto che i libri mentono. Secondo i testi, nessun uomo può restare sveglio più di un certo numero di ore. Non è vero. Noi stessi eravamo convinti di non poter fare certe cose o di non poter vivere senza altre. Non posso dormire se non posso vivere senza.
Nella prima notte ad Auschwitz ho dormito in letti di assi a 3 piani. In ogni piano una superficie di 2 metri per 2,5. 9 persone dovevano giacere sul letto. Ogni piano, cioè 9 persone, disponeva di 2 sole coperte. Naturalmente potevamo sdraiarci solo sul fianco, stretti l'uno all'altro e quasi premuti l'uno sull'altro. Ciò non era un gran male, dato il freddo esterno e dato che le baracche non erano riscaldate. Mi fermo qui anche perché non posso leggere tutto il libro, che è molto bello e interessante, potrai leggerlo naturalmente. A volte pensare a chi ha superato situazioni tanto difficili può essere di grande aiuto e sprono. Se ti piace il video e ti è utile, metti un mi piace, condividilo in modo che possa essere apprezzato ed essere utile anche ad altri. Grazie sempre della tua meravigliosa presenza, della tua partecipazione che mi riempie sempre di gioia, mi riempie veramente il cuore e ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.